benvenuti in Appuntamenti in Giardino. Oggi volevo riparlare di un'orchidea molto bella che coltivo già da 5 anni ed è la Fred Clarkera After Dark, che potete vedere qui in questo momento in fioritura. Una pianta abbastanza facile da coltivare e anche molto interessante per via di un suo sviluppo particolare che richiede una attenzione molto importante soprattutto nel periodo invernale, perché è una pianta che poi in inverno dobbiamo assolutamente dimenticarci perché non richiede più annaffiature, ma lo vediamo poi dopo con le norme sulla sua coltivazione. Qui potete vedere la sua fioritura con dei fiori che sono particolarmente scuri, un rosso rubino scurissimo, contro luce si vede molto bene questo rosso rubino, però hanno questo aspetto molto scuro, quasi nero. È veramente molto affascinante come orchidea e in più i suoi fiori hanno questo odore che a me piace tantissimo, soprattutto al mattino noto che c'è questo odore particolarmente forte di cannella e chiodi di garofano, quindi veramente un'orchidea straordinaria. La coltivo già, come dicevo, da 5 anni e adesso vi parlerò della sua coltivazione perché è un'orchidea molto interessante, anche se un po' cara nell'acquisto perché esemplari, fino a qualche anno fa gli esemplari in vendita avevano dei prezzi abbastanza proibitivi, nel senso che una pianta anche di medie dimensioni poteva costare sui 60 euro, 70 euro, anche 90 euro. Ultimamente i prezzi si sono leggermente abbassati perché è stata diffusa molto in coltivazione e anche molto richiesta e adesso un esemplare di piccole dimensioni lo si può trovare in vendita online anche a 25-30 euro, però ricordiamoci sempre che sono esemplari di piccole dimensioni che hanno bisogno di 1-2 anni poi per poter arrivare alla fioritura, quindi non aspettiamoci subito una fioritura dalla nostra piccola orchidea, dalla nostra piccola Fred Clarkera, perché sicuramente sono piantine nate da divisioni e sappiamo bene che un'orchidea quando viene divisa poi ha bisogno di maturare per bene per poter sviluppare i suoi fiori, quindi per il primo anno e il secondo anno questa fioritura magari non avviene, ma improvvisamente arriverà poi quell'autunno in cui la pianta produrrà i suoi fiori e lì rimarremo veramente meravigliati sia del loro profumo che dall'aspetto un po' tenebroso però molto affascinante. La Fred Clarkera After Dark Black Pearl, così si chiama, perla nera, è un'orchidea che è nata da un incrocio tra un Catasetum Desert Painting per un Catasetum Donna Wise ed è un incrocio creato apposta per scurire il più possibile questi fiori e come potete vedere la fioritura è veramente eccezionale. La sua coltivazione è molto semplice, bisogna solo rispettare una regola molto importante che riguarda le bagnature. Per coltivare bene questa orchidea, adesso magari mi avvicino così la osserviamo per bene nella sua struttura. Per coltivare bene questa orchidea c'è bisogno di calore e di bagnature abbondanti nei mesi primaverili ed estivi, mentre in autunno e inverno si diminuiscono le bagnature fino a sospenderle del tutto. Poi ci dimentichiamo di questa pianta in un angolo della nostra casa per tutto l'inverno, in primavera ricomincerà poi a vegetare, ma dopo vi spiegherò bene che cosa succede a questa pianta proprio per evitare uno dei problemi maggiori che è quello della marcescenza, perché queste piante, Catasetum, in inverno quando perdono le foglie, hanno fatto la loro fioritura, vanno in una sorta di riposo veramente molto importante, molto profondo e lì non devono più essere bagnate assolutamente perché basta un pochettino d'acqua per far marcire poi tutta la pianta. Comunque parliamo dopo della coltivazione, adesso la osserviamo un po' più da vicino. I suoi fiori sono veramente molto scuri, come ho detto, e vedete che hanno una fioritura pendente, quindi verso il basso, quindi è importante coltivare questa orchidea quando sappiamo che sta per sviluppare la fioritura, perché ce ne accorgiamo che da sotto lo pseudobulbo si sviluppa poi il rametto che porta tutti i fiori, quindi metteremo in una posizione un po' sopraelevata, rialzata la nostra orchidea proprio per permettere uno sviluppo a cascata dei suoi fiori. Guardate qui le fioriture sono veramente un qualcosa di incredibile e poi avvicinandoci sentiremo proprio questo odore di cannella e chiodo di garofano abbastanza profondo, quindi veramente un qualcosa di esotico, tropicale e meraviglioso. Questa è la struttura della Fred Clarkera After Dark, potete vedere che adesso girerò la pianta con delicatezza, vi faccio vedere la pianta è provvista di questi
pseudobulbi. Quando io l'ho ricevuta c'era un solo pseudobulbo, quindi una divisione veramente fatta all'estremo. Questo pseudobulbo successivamente di anno in anno ha creato un nuovo pseudobulbo, poi ha creato questo, poi ha creato questo e alla fine questo grosso pseudobulbo che ha portato la fioritura, ma già questo l'anno scorso aveva portato i fiori. Quindi qui io ho avuto come sviluppo della pianta il primo anno senza fiori, il secondo anno senza fiori, dalla terza crescita in poi, al terzo anno di coltivazione, ho cominciato a vedere i fiori. Questo aveva prodotto solo un rametto di fiori, mentre questo ne aveva prodotti 2. Adesso questo qui ne ha prodotti quest'anno altri 2 infiorescenze e spero nei prossimi anni di poter vedere una doppia crescita, nel senso spero che riesca a produrre magari un doppio pseudobulbo, quindi magari vederne uscire 2, ma io credo che sia più probabile che ne uscirà di nuovo uno e pian piano il vaso si riempirà di questi pseudobulbi che poi andrò a moltiplicare. La moltiplicazione di questa pianta va fatta per divisione, dopo ne parliamo quando vi racconterò un po' di come la coltivo io, questa affascinante e facile orchidea. Quando la pianta si sviluppa in primavera creando lo pseudobulbo, questo porterà le foglie. Qui ne aveva 4, 2 le ha già perse, poi vi spiego il perché succede questo in questo tipo di orchidea. E dietro sono rimasti gli pseudobulbi che serviranno poi per un'eventuale moltiplicazione. Io credo che moltiplicherò questa pianta quando ne avrà prodotti un bel po', proprio per conservare per ogni moltiplicazione almeno 3 pseudobulbi, in modo da ottenere, credo, forse più in fretta possibile, una nuova fioritura. Sono ancora verdi, sono morbidi, sono abbastanza duri, però mantengono una certa morbidezza, mi fa pensare proprio che all'interno la struttura del pseudobulbo rimanga così, credo per fornire sempre una sorta un po' di riserva. Adesso parliamo della sua coltivazione. Regole veramente abbastanza semplici che, se rispettate, faranno sì che la nostra pianta produrrà poi questa bellissima cascata di fiori neri. Allora, come possiamo coltivare la Fred Clarkera After Dark Black Pearl? Questa è una pianta che deve essere bagnata con abbondanza durante la primavera e l'estate, però le bagnature devono sempre assecondare la crescita del pseudobulbo, quindi facciamo finta che adesso non ho più la fioritura, questa pianta è andata a riposo. Alla fine dell'inverno, verso fine aprile, ho sempre notato da metà aprile in poi, noterò sotto l'ultimo pseudobulbo una nuova crescita di un nuovo pseudobulbo. Vedrò spuntare però ancora prima delle nuove radici. Queste nuove radici entreranno nella terra, io non bagnerò assolutamente la pianta fino a quando queste radici non avranno una lunghezza di 5 cm circa, 4-5 cm. E soprattutto andrò a bagnare con sicurezza dal momento che vedrò svilupparsi il nuovo pseudobulbo, ma sempre con molta attenzione. Più che bagnare la parte centrale della pianta, io andrò a bagnare intorno al bordo del vaso, in modo da creare una sorta di umidità interna al substrato, senza creare un'umidità particolarmente forte proprio dove c'è il nuovo sviluppo delle radici, perché questa pianta in quella fase è molto delicata, si rischia di farla marcire. Quindi piuttosto poca acqua per accompagnare proprio le nuove radici. Successivamente produrrà la pianta un nuovo pseudobulbo. Questo nuovo pseudobulbo nel corso poi della tarda primavera produrrà anche le sue foglie, crescerà proprio di dimensioni, diciamo quando sarà di dimensioni tipo questo qua dietro, che possiamo vedere qui, o questo, o addirittura questo, con le sue belle foglie, vorrà dire che la pianta ha prodotto delle belle radici che sono entrate nel substrato, quindi lì possiamo bagnare in abbondanza la nostra pianta durante la tarda primavera e tutta l'estate. Bagnare in abbondanza che cosa vuol dire? Non vuol dire bagnarla continuamente, vuol dire fare una bella bagnatura abbastanza consistente, un'abbondante dose di acqua, e poi lasciamo asciugare il vaso. Quando lo sentiremo di nuovo leggero andremo a bagnare nuovamente la nostra orchidea. Questo accadrà durante l'estate. A fine estate questa pianta comincerà lentamente ad andare in riposo, ed è un riposo molto importante per questo tipo di orchidea. Quindi nei mesi di ottobre
e novembre vedremo le sue foglie pian piano ingellire. Dal momento che queste foglie ingelliscono andremo a dimezzare la dose di acqua che diamo normalmente. Dal momento che la pianta comincerà proprio a perdere le sue foglie, ne rimarrà soltanto una che sta diventando gialla, dobbiamo aiutare questa pianta ad andare in riposo. Quindi che cosa facciamo? Non la bagniamo più, non somministriamo più acqua, fino a quando, alla fine dell'inverno, vedremo di nuovo una crescita di nuove radici, e questo ci farà capire che la pianta sta di nuovo ricominciando a vegetare. Se noi andiamo a bagnare in inverno, quando gli pseudobulbi hanno perso le foglie, e facciamo una bella bagnatura, rischiamo di perdere completamente tutta la pianta perché marcirà. Quindi attenzione nel periodo invernale, sospendere totalmente le bagnature, e se la pianta, diciamo, da metà dicembre in poi conserva ancora, come in questo caso che siamo praticamente alla fine di dicembre, 2 foglie, non la bagniamo più perché dobbiamo aiutarla ad andare in riposo e perdere quelle foglie lì. Quindi in questo caso io questa pianta sono già 2 settimane che non la sto più bagnando e la tengo in casa, e ha prodotto lo stesso la sua fioritura perché viene idratata da ciò che è conservato all'interno dello pseudobulbo. Quindi mi raccomando, in inverno facciamo il possibile perché questa pianta perda le sue foglie lasciandola secca fino a quando le perde e va in riposo. Quando la pianta in inverno va in riposo possiamo anche ricoverarla in un posto della nostra casa in cui non riceve una grande illuminazione, magari una finestra esposta a est potrebbe essere l'ideale, comunque un po' meno illuminazione, questo sarà molto importante, e soprattutto non teniamo questa pianta senza le foglie in riposo vicino alle fonti di calore, deve essere diciamo in una situazione in cui non venga stimolata con un calore eccessivo ad emettere una nuova partenza senza aver fatto il suo periodo di riposo. Allora, illuminazione della Fred Clarkera After Dark. Questa è una pianta che vuole una luce potentissima, quindi primavera ed estate possiamo anche metterla sotto i raggi del sole. Nelle ore centrali cerchiamo di proteggerla leggermente in modo che non si brucino magari le foglie, ma è una pianta che vuole veramente una luce potentissima, una bella luce solare, soprattutto tutta la mattinata e magari anche la sera, durante le ore, non dico centrali della giornata, ma quelle pomeridiane, magari verso le 3 e le 4, e ricevere di nuovo una buona insolazione. Questo aiuterà a una crescita ottimale dello pseudobulbo e una buona crescita anche delle sue foglie, che servono proprio per nutrire con la fotosintesi anche il bulbo, che otterrà anche nutrimento dalle concimazioni. Le concimazioni di queste piante io le faccio in questo modo: io utilizzo un concime universale per orchidee e in primavera, tarda primavera ed estate io la concimo 2-3 volte al mese, e ho notato che questo funziona perché negli ultimi anni mi sta portando sempre queste bellissime fioriture, quindi la pianta è in buono stato. Quindi in estate 2-3 concimazioni al mese possono bastare, ma volendo possiamo anche concimarla più spesso. Ricordiamoci però, questo succede anche in tante coltivazioni di orchidee, tra una concimazione e l'altra facciamo un bel po' di bagnature senza concime, in modo da lavare anche un po' il terriccio dalla presenza di nitrati che poi possono essere in eccesso poi, e quindi portare poi un problema di bruciatura alle radici. Quindi mai concimare per ogni bagnatura, piuttosto una bella bagnatura, 2-3, e poi dopo facciamo una concimazione, e poi di nuovo 2-3 bagnature senza concime. Questo è molto importante per evitare problemi alle radici. La temperatura che può sopportare questa pianta è una pianta che vuole un clima molto caldo, quindi primavera ed estate in esterno, anche se fa caldo questa pianta lo sopporta benissimo. In inverno non la mettiamo vicino alle fonti di calore tipo termosifoni, teniamola in una stanza molto illuminata, davanti ad una finestra illuminatissima, ma non sopra un termosifone ad esempio, perché può sballare un pochettino il bioritmo di questa orchidea. Quindi io ad esempio la tengo in una stanza in cui ho una stufa a pellet in inverno che secca molto l'aria. Questo aiuta anche a seccare un po' il terriccio, visto che l'area della stanza è molto secca. Quando avrà perso poi anche la sua fioritura, che è andata totalmente in riposo, non ha più né foglie né fiori, questa pianta la porto in una stanza che non è più scaldata, la temperatura è circa sui 15 gradi, in modo da non stimolare con un eventuale calore eccessivo una nuova crescita del pseudobulbo, ma facendo sì che questa pianta attraversi almeno quei 2-3 mesi in cui è in totale riposo. Questo è importantissimo. Il terriccio che possiamo usare per la Fred Clarkera After Dark è un terriccio a base di bark, volendo possiamo aggiungere della perlite per creare il tutto molto più drenante, in modo che l'acqua del foro alla base del vaso
possa uscire appunto da questo foro e drenare bene il terriccio da queste bagnature, che devono essere comunque abbastanza copiose, abbondanti. Non bagniamo mai questa pianta con tante piccole bagnature che poi perdiamo un po' il conto di quante ne abbiamo fatte, piuttosto regoliamoci con 2 bagnature per bene alla settimana nel mese più caldo, magari in estate, 2 belle bagnature, e poi lasciamo asciugare sempre il pane di terra. Io ho utilizzato un bark di pezzatura medio-piccola proprio per creare un substrato un po' più compatto, in modo da dare più stabilità a questi pseudobulbi, che prendono direzione un po' come vogliono loro e quindi possono rendere un po' instabile la pianta. Se abbiamo un bark di pezzatura molto grande, sovente muovendo la pianta magari ci accorgiamo che poi tende a inclinarsi perché non è ben ancorata. Con un bark di pezzatura medio-piccola invece si crea un qualcosa di più compatto, le radici rimangono in un substrato più compatto e tutta la pianta rimane molto più salda nel suo vasetto. Per quello che riguarda invece la moltiplicazione, questa è una pianta che io è già da qualche anno che vorrei moltiplicare. Possiamo vedere che i pseudobulbi sono già a sufficienza per poter fare una moltiplicazione, ma ho provato a dividerla e ho notato che l'ultimo pseudobulbo, qui volevo fare la mia moltiplicazione, tendeva non a dividersi ma a spaccarsi, così ho cercato di mantenere il tutto. Quando avrò altri 2-3 pseudobulbi magari proverò con gli ultimi a fare una moltiplicazione. La moltiplicazione va fatta appunto dividendo, tirando fuori la pianta dal vaso, tagliando le radici, non dico a livello proprio della base dello pseudobulbo, ma lasciandole magari 2-3 cm, perché quando lasciamo secca la pianta le radici poi moriranno, la pianta non avrà più in inverno le radici vive per poter assorbire l'acqua, per quello che la pianta va in marcescenza. Le nuove radici si svilupperanno con la crescita del nuovo pseudobulbo, quindi se vogliamo dividere questa pianta, quando la togliamo possiamo tranquillamente tagliare tutte le radici senza arrivare alla base del pseudobulbo. Taglieremo le radici, divideremo in sezioni la pianta e ogni sezione andrà inserita di nuovo in un vasetto con il bark ben ferma, e non andremo più a bagnarlo fin quando non noteremo un nuovo sviluppo radicale e un nuovo pseudobulbo. In quel caso poi andremo pian piano a regolarci con le bagnature, sempre pochissima all'inizio, e man mano che cresce lo pseudobulbo sviluppando poi anche le foglie andremo ad aumentare le bagnature e partiremo anche con le concimazioni. Questo farà sì che otterremo poi delle nuove piante, e quindi se abbiamo 2-3 vasetti di questa meravigliosa orchidea veramente la fioritura sarà eccezionale. Qui i rami fioriferi sono stati 2, volendo uno pseudobulbo può produrre anche 3 rami fioriferi, si può avere una terza fioritura veramente, e riempie tutta la parte basale del vaso con questa fioritura fantastica e con questo profumo inebriante di cannella e chiodi di garofano. Penso di aver detto tutto sulla coltivazione di questa bellissima orchidea. Qualcosina ci sarebbe ancora da dire riguardo alla moltiplicazione, ma magari il giorno che la moltiplicherò farò poi un video in modo da spiegare bene come coltivarla. Io consiglio a tutti l'acquisto di una pianta bellissima di questo tipo, perché a parte il fatto che deve dormire la pianta, deve andare in riposo, deve rimanere secca in inverno, durante la primavera e l'estate la coltivazione è veramente molto ma molto semplice, ed è una pianta anche abbastanza robusta. Io con questo vi saluto e ci vediamo presto in un nuovo appuntamento in giardino. Volevo partire con un nuovo video nel 2025, ma visto che c'è stata questa bellissima fioritura ho deciso di farne ancora una quest'anno, dedicato proprio a lei, alla Fred Clarkera After Dark Black Pearl, questa orchidea dalla fioritura nera e spettacolare. Ciao a tutti e a presto in un nuovo video di appuntamento in giardino del 2025 nel prossimo anno. Ciao a tutti e grazie.